Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, approfittando della disponibilità di un deck builder, Matt Lawrence, che già in passato aveva collaborato con il nostro canale presentando degli archetipi sempre innovativi. Con generali sempre diversi nell'approccio e con le meccaniche più disparate, siamo planati su un archetipo mono-blu, che a prima vista potrebbe ricordare molto un classico control deck, e che invece si approccia al formato in maniera molto differente. Il merito in parte va a questa leggendaria che dal piano di Theros prova a rispolverare meccaniche antiche in una veste tutta nuova, per un agro inaspettato, che prova a risollevare le sorti di una tipologia di archetipi che pare arrancare nel formato. Questa volta vi parleremo di Kallaf, Beloved of the Sea. Siamo di fronte a un semidio atipico, almeno se paragonato agli altri membri del Pantheon del piano di Theros, eppure, alla chetichella, prova a proporre alcune abilità che lo potrebbero rendere particolarmente incisivo nella giusta build, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 3 mana, uno generico e 2 blu, abbiamo un semidio con forza non indicata e costituzione 3, e 2 abilità, una dedicata a potenziare la forza e una di protezione. Nella prima abilità abbiamo la forza di Kallaf è pari alla sua devozione al blu. La sua devozione al blu è la somma dei mana blu nel costo di mana dei permanenti che controlli. Mentre nella seconda abilità c'è le creature e gli incantesimi che controlli hanno le magie che i tuoi avversari lanciano e che bersagliano questo permanente costano un mana generico in più per essere lanciate. Abbiamo nella zona di comando una creatura particolare, che da un lato si propone come un bittante in grado, grazie alla meccanica di devozione, di potenziare la sua forza, trasformandosi da solo in una minaccia consistente, se saremo in grado di avere molti permanenti in campo. È però la seconda abilità quella più interessante, perché va a proteggere, aumentando il costo delle interazioni sulle creature e gli incantesimi, che fungono da base per aumentare la devozione a disposizione, in un connubio di resilienza e potenza di fuoco notevole. Con premesse simili non c'è quindi da stupirsi se Kallaf, Beloved of the Sea, possa ben figurare nel Centurion, ma se avrete un attimo di pazienza avete modo di comprendere appieno tutto il potenziale in questo prime un po' insolito per un mono blu. La combinazione delle abilità offerte da Kallaf, Beloved of the Sea, si prestano a impieghi piuttosto aggressivi da un lato, con quel plus sul fronte delle protezioni dei nostri permanenti che ben si integra con l'idea di base di questo archetipo, votato a picchiare con efficacia l'avversario di turno. Quindi un'azione agro, ma ragionata, con diverse tech pronte ad agevolare il passaggio dei danni, a partire da qualche bounce effect sotto forma di creatura, con Barry, Tolarian Archmage, Brazen Borwer e Versen, Sharper Servant, per darci modo di far passare più danni possibili nelle nostre combat. Per rendere ancora più aggressiva la build dobbiamo fare in modo da un lato di aumentare in fretta le minacce in campo, dall'altro la devozione per rimpinguare la forza del nostro comandante, quindi ogni creatura che può ridurre i costi di cast è ben accetta, come Cryptis Semped, Demelik, God Eternal Kefnet e Mulkite Regent. Di tech di questo tipo ne avremo diverse nel blu, ma visto che buona parte della nostra lista comprenderà una forte componente di interazioni sotto forma di magie, sarà bene approfittarne con queste creature specifiche. Per lo stesso motivo propenderemo a sfruttare carte come Curioso Homunculus, Delver of Secret, Docent of Perfection e Thing the Eyes, che non faticheremo a flippare ottenendo così vantaggi indubbi per le nostre combat con creature più grosse e più resilienti, grazie alla seconda abilità del generale. Ci sono poi creature versatili come Gateway, The Wizened, che da un lato, se abbiamo un po' di mana da investire, può diventare un buon strumento di card draw, ma grazie alle spell può tappare i paranti avversari lasciandoci campo libero per attacchi decisivi. Come medesime finalità, atte a indebolire le difese del nemico, sfrutteremo carte come Belfolk Tristerer e Liblis of Frost, tappando e disattivando le capacità dell'opponente di contrastare i nostri attacchi, così da trasformare la nostra fase agro in qualcosa di inarrestabile. E visto che spesso avremo campo libero, è bene dotarsi di creature economiche che possano però picchiare con decisione, come Terramander e Tempest Djinn, che sono in grado di aumentare le loro statistiche nel corso del match, ponendo fine in fretta alle sofferenze dell'avversario. Restano però a disposizione le tipiche tech del blu per Fairy Value, come nel caso di Sphinx of Foresight e Stormwing Entity, che con i loro Scryheft ci possono sistemare la pila a dovere, senza rinunciare a abittanti in campo e a un aumento della devozione per Kallaf. Abbiamo poi staple come Trune e Nemesis, che non possono mancare, soprattutto perché il nostro primo obiettivo è quello di picchiare, magari protetti, il nostro avversario il prima possibile, così da azzerarne in fretta i punti vita. Non ci facciamo mancare persino un counter con le gambe, con Voracious Great Shark, che qui quel che conta di più è la sua abilità Flash, per proporre subito nel turno successivo un combattente già pronto ad infliggere 5 danni all'opponente. Con tutta questa frenesia di popolare in fretta il board ci serve qualcosa per rampare e visto che il blu è povero di strumenti in questo senso, ci facciamo aiutare da qualche sasso, con Jeweled Amulet, Lotus Petal e Sapphire Medallion, puntando a incidere il meno possibile sulla curva mana.
Avremo anche posto per un paio di incantesimi specifici, Cartouche of Clonage, che può incrementare l'evasività di una creatura, meglio se il generale, e Future Sight, che ci amplia la mano, oltre a darci ben 3 punti di devozione in più, per un value sul campo enorme. È chiaro che le intenzioni di Khalaf, Beloved of the Sea, sono particolarmente bellicose a dispetto della nomea tipica del blu, ma la sua seconda abilità di protezione sulle creature e gli incantesimi non è certo sufficiente per tenere testa alle interazioni del formato. Quindi dobbiamo sfoderare comunque il potenziale del blu per controllare il match, con un piano beatdown principale supportato in primo luogo dai cantrip, che a profusione inseriremo nella build, con Brainstorm, Ponder, Preordain, Serum Vision, Slate of Hand, Opt e Pick. In parte queste spell ci sistemano la mano e le pescate, in parte, in combinazione con G-Tax e Probe, creano quella massa critica di magia che sinergizzano con alcune delle nostre creature migliori, rendendole più efficaci nelle fasi di attacco o nelle loro statistiche. Altra componente molto importante presente anche tra alcune dei nostri bittanti sono i Bounce Effect, utili per risolvere permanenti scomodi, ma soprattutto per azzerare i paranti avversari, visto che non abbiamo travolgere tra le keyword a disposizione, con carte come Blink of the Eye, Into the Roil, Leadership Vacuum, Repel, Repulse, Rushing River, Snap, Vapor Snack e Withdraw. Queste carte qui acquistano un valore enorme proprio per scombinare l'azione del nemico, anche sul fronte difensivo, visto che avremo sempre ben poche creature in difesa capaci di stoppare l'aggressione di risposta del nemico ai nostri attacchi. Qualche spazio lo terremo anche a disposizione per pescare nuove carte con Frantic Search e Gash, ma non abbiniamo molti slot liberi su questo fronte, visto che dobbiamo puntare a essere rapidi, come il più classico degli aggro deck. Analogamente abbiamo sì qualche effetto di mill con Mental Note e True Score, ma anche in questo caso si tratta di tech di contorno per ingrossare il cimitero per qualcuna delle nostre creature o banalmente castare una magia a basso costo al momento giusto. Abbiamo uno spazio anche per un tutore, Merchant Scroll, nel caso fosse utile scavare nel grimorio per qualcosa di specifico, risultando sempre responsivi, come è giusto che sia per un giocatore del blu. La faranno comunque da padroni i counter, vena spina dorsale delle nostre interazioni con l'avversario, spaziando tra le molte scelte presenti e che non possono mancare in questo archetipo monocolor, con Counter Spell, Daze, Force of Will, Loose Focus, Mental Misstep e molte altre ancora. Queste carte svolgono il doppio ruolo di replicare a potenziali creature dell'opponente che ci potrebbero ostacolare il cammino o a quelle mestizie che potrebbero inficiare la nostra combat, mandando all'aria il nostro game plan. Fanno bella mostra di sé anche alcune carte modali, con Cryptic Command, Mystic Confluence e Sublime Epiphany, utili in diverse circostanze, anche se richiederanno parecchio mana per entrare in azione, quando magari ci servirà di piegare ancora per l'ultima volta il nostro board. Infine, come unica vera removal in questo colore abbiamo Psionic Blast, utile per risolvere qualcosa di incounterabile o semplicemente per chiudere i giochi con uno sparo in faccia inaspettato, prima che il nostro avversario se ne possa rendere conto. L'intuizione che ha mosso Matt Lorenz nella costruire una lista attorno a Khalaf, Beloved of the Sea, si è mossa attorno alle peculiarità del generale, in un mix tra un'azione aggro e una tempo, a seconda del contesto da affrontare. Il comandante gioca un ruolo fondamentale, non solo per la sua capacità di proporsi come bittante di peso, se continueremo a popolare il board di altre carte atte a innalzarne la sua forza grazie alla devozione, ma per il suo effetto di protezione. Nei primi turni dover pagare un mana in più per ogni interazione può risultare fastidioso per parecchi avversari, agevolando il nostro piano, condito con tutte le nostre magie di supporto, per un'azione combinata difficile da contrastare. Un mix che potrà vederci vittoriosi in più di un'occasione, con una leggendaria come Khalaf, Beloved of the Sea, che all'apparenza non sembra poi così minacciosa, e invece dai mari può assurgere a leader di una build esplosiva. L'impostazione ideata da Matt Lorenz per valorizzare al meglio questa Khalaf Beloved of the Sea si muove in un game plan in grado di adattarsi alle diverse situazioni di gioco, in particolare in questo momento in cui il meta non si è ancora assestato completamente. Una prima fase della nostra azione sarà quella di giocare il generale e qualche creatura di supporto per costruire un'azione agro solida, supportandola con il resto del mazzo composto in buona parte da counter e ribalzini, che possono aprirci la strada alla vittoria. L'alta densità di magie non deve stupire, sia per darci modo di contrastare eventuali giocate avversarie, sia per sinergizzare con alcune delle nostre creature, tra le recenti Multkai Regent ed Emelik, le alle staple di questo colore come Think of the Eyes, Curious Homunculus e Dodgent of Perfection. Sono alcune delle sinergie presenti in questo archetipo che prova a rivedere dalle fondamenta l'approccio al blu, con Khalaf Beloved of the Sea, leader insospettabile di un'orda di creature marine e non, pronta ad annichilire chiunque.
Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Khalaf, Beloved of the Sea si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso il control deck siamo ben piazzati, giocando da aggro, presentandogli un paio di minacce tra cui il generale, proteggendo così più agevolmente il board dalle sue rimozioni e sfruttando il piano counter visto che avremo quasi sempre il board vuoto per andare a segno. Verso il tempo deck siamo più in equilibrio e dove l'abilità del giocatore è la principale discriminante, vista anche le similitudini nel piano di gioco di entrambi i mazzi. Per spuntarla dovremo adattarci alle giocate avversarie, specie se partiamo per secondi, in un gioco dove anche un top deck potrebbe fare la differenza. Verso gli aggro deck, giocare Khalaf al turno 2 è la cosa migliore che possa succederci, perché la sua costituzione a 3 ci permette di avere un parante in grado di bloccare buona parte delle creature del nemico. Inoltre, tra gli imbalzini e le nostre creature enormi, la nostra race sarà più efficace e incisiva. Verso il combo deck dovremmo muoverci con cautela e sfruttare la loro naturale indifferenza verso le nostre giocate, soprattutto quelle iniziali, sulle quali imbastire la nostra vittoria, mentre noi proteggeremo i pezzi in campo, evitando con counter e rimbalzini che l'avversario ci scombi in faccia. La lista proposta da Matt Lawrence, incentrata su Khalaf, Beloved of the Sea, è già aggiornata con tutto quello che gli ultimi set ci hanno proposto e sono molte le carte che sono entrate di diritto in questa build, rinforzandone di molto l'impianto complessivo. Murktide Regent e Demelik sono due chiari esempi di come si possa migliorare questa build, ma anche il nuovo spoiler di Consider potrebbe entrare di diritto nel 99, lasciandoci ampi margini di manovra per il futuro, in un sapiente bilanciamento tra creature e magie. Un archetipo inedito, ma che è capace di sfruttare tutto quello che offre Blue, anche se, grazie a Khalaf, Beloved of the Sea, in un modo del tutto nuovo, che saprà spiazzare più di un opponente. Eccoci qui, al termine di questo primer, che ha visto come protagonista il nostro Matt Lawrence, che ci ha proposto un archetipo innovativo, con un generale fuori dai generis, anche se in un colore, il blu, che ha molte scelte al suo attivo, ma nessuna di questo genere. Se volete approcciarvi al meta Centurion in un modo innovativo, non rinunciando al potenziale del blu, Khalaf Beloved of the Sea potrebbe fare al caso vostro, tanto più che offre un gameplay tutt'altro che scontato, lasciandovi ampi spazi di manovra nelle giocate e nel deck building. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.